Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Oggi andiamo a scoprire un po' di street art e graffiti writing in una zona periferica a nord di Milano. Andiamo a scoprire Bruzzano e Comasino. Questa è una zona che conosco abbastanza bene perché l'ho frequentata in età adolescenziale. Per qualche anno non ci sono più passato e l'ho riscoperta proprio 5-6 anni fa, quando ho iniziato a documentare ed archiviare le foto della street art e dei graffiti, riscoprendo tanti spazi che prima non erano neanche calcolati e che sono diventati proprio degli spazi urbani molto interessanti. Ve lo dico già, questo video si apre col botto perché vi mostro subito il muro più bello della zona. Il punto forte di Bruzzano è via Oroboni o via Oroboni. Qui infatti c'è un muro di Millo. Si tratta di un muro del 2016 di una casa comune, ma c'è tutta una storia che, se volete, potete trovare sul mio sito. Nel muro sono rappresentati due bambini che camminano mano nella mano in una città, tipica città rappresentata nei muri di Millo. Il particolare, che è quello sempre colorato nei muri di Millo, sono i fiori di loto, che sono simbolo della purezza. Questo muro è una delle chicche di Milano, non lo conoscono in tanti, è difficile da raggiungere, però trovandosi all'interno di una corte privata è mantenuto in maniera praticamente perfetta. Adesso, seconda tappa, mi sono spostato in una zona che è un po' nascosta perché non si vede facilmente e che è tra il confine tra Bruzzano e Comasina. Qui ci sono veramente un casino di muri, un fottio di muri, passatemi questo termine, perché lungo il percorso di una ciclabile, una di quelle infinite ciclabili che caratterizzano la parte nord di Milano, ciclabili che io apprezzo tantissimo, c'è un sottopasso con tantissimi muri. Ci passo spesso perché i muri vengono rifatti molto spesso, vengono organizzate delle jam o comunque i writer di questa zona si ritrovano e vengono qui a dipingere, quindi c'è sempre roba fresca. La cosa che a me affascina di più proprio di questo pezzo è che ci sono tanti muri diversi e tanti artisti. Citandone alcuni, per esempio, mi viene in mente 2501, Tilf, Zolta, Vaporates e tanti altri. Non sto a fare l'elenco perché sennò non finisco più. Ed il motivo per cui vale la pena venire a vedere questo spazio è che c'è tanto astrattismo sui muri. È difficile trovare zone in cui prevale l'arte astratta. Qui prevale l'arte astratta sui muri, che è una figata perché ci si può fermare, cercare di comprenderla, studiare le forme, studiare i colori. Insomma, è qualcosa di diverso, è un mix perfetto fra il writing e la street art. L'unico problema è che se venite d'estate è pieno di zanzare, ma una roba che dà un fastidio della Madonna. Till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it, I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So e ultima cosa, prima di spostarci, questi non sono muri liberi. Sono certo che lo diventeranno perché prima o poi il comune di Milano, mio amicissimo, mangerà la foglia. Ma questi non sono muri liberi, questi sono muri che sono stati conquistati, sono stati presi dagli artisti e dai writer. I muri liberi in questa zona ci sono più avanti e ora andiamo a vederli, anche perché io non ci sono mai passato e voglio andare a vedere cosa c'è. Till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah.
Ed eccoci al sottopasso che collega via Salvemini a via Dora Riparia o Riparia, passa sotto viale Rubicone, che per chi è di Milano è la Milano Veda. Questo è un muro libero, per adesso sembrano esserci bei pezzi, quindi continuiamo. Il muro più recente di questa zona è un muro di Mr. Toms e si intitola Master the Force. È un muro molto bello secondo me, è un muro partecipato, quindi sono stati coinvolti i ragazzi che vivono in questa zona. Insieme si è cercata una soluzione per rappresentare il loro sentimento di vivere qua, le loro sensazioni. Il complesso è a pochi passi dalla fermata Comasina, quindi si raggiunge facilmente, però bisogna sempre ricordarsi che in questo caso si sta praticamente entrando in casa della gente, quindi ci vuole il massimo rispetto. Il mio problema principale è che non mi ricordo mai dov'è questo muro, a che altezza del complesso, quindi devo girare un po' per trovarlo. Ho anche scoperto oggi praticamente che il muro è interattivo. Facciamo una premessa: a me non piacciono i muri interattivi, quindi il muralismo che poi tramite applicazione si anima non mi piace, però ve lo mostro comunque. Cliccando sopra i vari bambini rappresentati viene spiegato come mai è stata selezionata quell'immagine, il percorso che c'è dietro. Una delle ultime tappe di questo tour alla ricerca di street art e graffiti tra i quartieri Comasina e Bruzzano è l'ex liceo Omero. Peccato che non c'è più. Sono passato appositamente perché questo ex liceo, occupato per anni dall'associazione Remake, è stato un punto di riferimento per la comunità, per il quartiere per tantissimo tempo. Però essendo uno stabile occupato può succedere che venga sgomberato. A Milano infatti c'è tutta una politica di rigenerazione e riqualificazione degli stabili non utilizzati. È toccato a questo spazio. Quando parliamo di street art dispiace perché sopra i muri di questo spazio c'erano alcune opere di Erika Elkane recenti di qualche anno fa che erano molto molto belle. E che cosa è successo? Quando hanno scoperto dello sgombero, i ragazzi che occupavano questo spazio hanno deciso di imbarattare e rovinare il più possibile tutte le opere di arte urbana che erano presenti sia all'interno che all'esterno, per evitare che si ripetesse quello che è già successo, cioè costruttori che sfruttano l'arte urbana presente sui muri degli edifici per aumentarne il prezzo. Adesso risaliamo in Vespa e andiamo un po' a raschiare il fondo, no? Come si dice, cercare proprio gli ultimi muri, le ultime opere. Qua dovrebbe esserci tipo il sottopasso di Via Volga, che è un altro sottopasso che va al di sotto della Milano Meda, e lì dovrebbe esserci un po' di opere. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain. Perfetto, come immaginavo, c'era un bel po' di roba da vedere anche qua. Il muro che avete visto è quello di Luna, bravissima artista, anche molto simpatica. Adesso si fa una camminata più avanti perché c'è un sottopasso che mi può portare da quella parte e andiamo a riprendere anche quella parte. Via! On every screen, I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! Questo sottopasso davvero figo, penso si senta anche l'eco. Molto recente le opere, tutto writing, c'è anche un po' di street art e uno stile bello tosto. Però è proprio bello strong, bello forte. Ho avuto la fortuna di incrociare proprio adesso uno dei ragazzi che lavora su questi muri perché stanno lavorando su dei pannelli qua. Lui si chiama Visioni, cito lui, non cito tutti quanti perché sennò ci metto una vita come sempre. Questo è uno dei motivi per cui vale la pena molto spesso fare dei giri anche in zone che si è già visto, anche perché come dico sempre i muri cambiano, ma c'è anche la possibilità di incontrare i writer e gli artisti e chiacchierare. Ricordatevi di chiedere il permesso prima di fare foto e video. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video tra le vie di Bruzzano e Comasina. Come sempre spero vi sia piaciuto. Se avete voglia di venire a vedere la street art e graffiti in questa zona, scrivetemi che magari vi do gli indirizzi, anche se in realtà ve la dovete cercare.
Io sono sempre Disagian o Disagian, il vostro amatissimo disagiato di quartiere. Vi ricordo di seguire il canale, mettere like, mettere un commento. Cercate Disagismi Urbani, che è la mia newsletter e il mio podcast. Se vi state domandando ma perché dovrei iscrivermi alla newsletter di questo disagiato, ma è molto semplice, perché in quella newsletter io racconto tutto quello che mi succede nel mese. È un misto fra una soap opera, un film horror e un film comico devastante. E quindi niente, chiudiamo il video qua, ci vediamo presto, ciao.